Amici, dopo il successo della prima puntata, eccoci qua con un nuovo video sulla serie del ritratto. Oggi parliamo del macro argomento più importante, infatti sarà un video lungo e non voglio perdere tempo in chiacchiere, che è la luce, quindi partiamo subito. Prima di addentrarmi negli aspetti relativi alla luce, all'illuminazione, a tutte queste cose qua, vi ricordo un paio di cose. La prima, di seguirmi qua su YouTube, di iscrivervi, di lasciare un commento per la prossima parte. Poi, successivamente, seguitemi su Instagram per vedere tutte le mie fotografie, per rimanere aggiornati, per decidere anche su cosa saranno i prossimi argomenti e su cosa saranno i prossimi video. Per esempio, se siete interessati più all'utilizzo delle luci piuttosto che alla posizione del soggetto, me lo dite, io faccio prima quello delle luci, quindi faremo dei sondaggi, faremo delle cose, seguitemi per rimanere aggiornati. Terza cosa, guardatevi il primo video se ve lo siete persi, perché già avevamo parlato un po' della luce nei termini di durezza e morbidezza e è importante guardarsi quel video perché così almeno capite un pochino come funziona la generalità di questo corso. Prendete carta e penna perché oggi diciamo tantissime cose. Come prima cosa partiamo da un aspetto molto tecnico della luce in fotografia di ritratto. Questo aspetto è luce continua o flash. Prima di tutto io li utilizzo entrambi, quindi ci sono delle fotografie che scatto con la luce continua, le mie più frequenti che vedete in questi video sono scattate a luce continua, però ci sono tante altre fotografie che invece scatto magari in studio fotografico su a Bolzano in cui utilizzo il flash o altre occasioni in cui ho utilizzato un flash e le differenze ci sono e sono molto importanti. Partiamo subito dicendo che appunto con entrambe si riescono a fare dei grandissimi ritratti e con entrambe si può illuminare bene il soggetto. Però ci sono delle super differenze. La prima è a livello di potenza. Un flash vi dà la possibilità di isolare il vostro soggetto e di controllare la luce al 100% su una scena, quindi anche se avete una fonte luminosa con una flashata voi avete il 100% del controllo della luce, perché è una flashata così potente che esclude la luce naturale, cosa che invece non potete fare con una luce continua che vi permette di controllare la scena al 100% solamente in ambienti praticamente bui, tipo in questo caso voi potete vedere la luce principale è quella della finestra praticamente, poi c'è la luce continua data dal mio 60 watt, però non è la stessa cosa. Quindi molto spesso vi obbliga ad aprire di più diaframma, ad alzare gli ISO e questo si riflette anche sull'immagine finale, perché un'immagine con una profondità di campo più ridotta magari non vi dà la possibilità di tenere tante cose a fuoco e può non essere buono, soprattutto se dovete scattare ritratti di coppia o in cui ci sono delle disposizioni diverse. E altra cosa, alzare gli ISO, questo per alcune macchine fotografiche potrebbe essere un problema perché possono soffrire di grana e di rumore già da ISO a partire da 1000 come valore ISO, quindi può essere un problema. E poi ultima cosa, che è un dettaglio che a me piace tantissimo, praticamente a livello fisico umano la nostra pupilla si dilata maggiormente quando è in un ambiente di ombra e quindi quando la luce è soffusa. La luce di prova del flash, quindi la luce pilota, che è molto tenue prima di dare la flashata e che vi permette semplicemente di capire come la luce cade sul vostro soggetto, sforza il soggetto molto spesso a aprire le pupille e quindi crea queste pupille dilatate che poi vengono immortalate nel momento della flashata ed è bellissimo. Mentre invece d'altra parte, se noi utilizziamo un faro e quindi mettiamo il soggetto sotto un faro a luce continua, le pupille si restringono, lo so, è un mini dettaglio, però a me piace tantissimo, cioè io questa cosa nelle fotografie la noto, che sia voluto o che non sia voluta, per me dà un bello sbalzo, infatti io personalmente preferisco il flash anche se qua in studio scatto a luce continua. Altra cosa è una differenza puramente cromatica. Ora, il flash spara sempre a 5000-5600 Kelvin, sempre, punto, stop, e quello è perfetto. E soprattutto se andate su flash affidabili comunque voi siete sicuri al 100%. Le luci continue hanno dei problemi legati ai LED e dei problemi legati soprattutto ad alcune marche che vi danno delle dominanti di colore, delle dominanti cromatiche che poi si riflettono quindi sul vostro soggetto, soprattutto sulla pelle, che influenzano molto il vostro ritratto e che difficilmente si possono aggiustare anche se scattate in RAW in post, o comunque sono molto più difficili. Quindi questo per dire cosa? Se comprate dei fari, se comprate delle luci continue, comprateli di qualità di alcune marche, perché un 200 watt da 80 euro e uno da 500 hanno sì la stessa potenza da 200 watt, ma
la resa è completamente diversa. Si parla di qualità cromatica della luce e la qualità che una luce ha è anche legata al suo prezzo. La qualità si paga, quindi ragazzi mi raccomando, state attenti quando comprate delle cose, cercate di andare su brand affidabili, Amaran, Aputure, Godox, Newer per esempio già la lascerei stare. Quindi ragazzi andate su brand affidabili, è molto importante perché anche brand poco affidabili fanno cose di altissimo costo, però magari non hanno tutta quell'esperienza e quella qualità insieme. Ora sviscerato questo aspetto tecnico, possiamo passare all'aspetto più qualitativo riguardante l'illuminazione vera e propria, quindi mettiamoci comodi e capiamo bene. La prima cosa che voglio dirvi oggi riguarda il posizionamento della luce. Infatti la luce viene posizionata per illuminare il nostro soggetto e il punto più importante della luce è l'hotspot. L'hotspot è il punto in corrispondenza della fonte luminosa, quindi in questo caso noi abbiamo un softbox, l'hotspot è il punto centrale in cui in linea d'aria si trova il faro o il flash dietro. È molto importante che l'hotspot sia posizionato in corrispondenza del volto del nostro soggetto, perché sennò il nostro soggetto a livello di occhi e a livello di volto viene illuminato marginalmente, perché magari abbiamo posizionato l'hotspot all'altezza del petto. Fateci bene attenzione e state bene attenti, perché è importante che la luce sia direzionata sul volto del nostro soggetto. In questo modo la luce si diffonderà in maniera uniforme sul resto del corpo, dando un effetto molto piacevole a livello di ombre, illuminazioni e luci, quindi questa cosa molto importante, ricordatevela. Poi per illuminare il nostro soggetto ci sono tantissimi metodi di illuminazione, ci sono tantissimi modi per far rendere la luce in un certo modo, che sono luce diretta, luce diffusa o luce riflessa. Adesso la luce diretta è quella senza, cioè quindi senza niente tra voi e la fonte luminosa, quindi il faro o il flash sparato dritto senza alcun tipo di diffusore. La luce diffusa, che viene quindi diffusa da una tipologia di diffusore che diffonde la luce e che quindi amplia la grandezza della vostra fonte luminosa. Infatti in questo caso il faro LED che mi illumina è grande così, cioè la fonte luminosa è grande così, però con davanti un softbox da 120 cm, come in questo caso la fonte luminosa diventa una fonte luminosa di 120 cm, perché il softbox viene riempito dalla luce in questo caso, e i livelli di diffusione sono in questo caso 1, perché c'è solo uno strato davanti, però c'è la possibilità di diffonderlo molto di più. Per esempio c'è la possibilità di inserire all'interno un secondo diffusore, c'è quindi un secondo strato che filtra e diffonde maggiormente la luce facendola diventare ancora più morbida, oppure ci sono della possibilità di mettere delle bandiere davanti al soggetto e voi potete diffondere la luce in tantissimi modi e modificare e diffondere meglio la vostra luce. La terza invece tipologia di luce è la luce riflessa. Quindi come funziona? Se avete una parete bianca, uno specchio, un poli, voi potete far diventare la fonte luminosa quel mezzo di riflessione. Voi puntate la vostra luce contro una parete, contro un poli, che è un panno in polistirolo che riflette la luce, contro uno specchio, e quella lì diventa la vostra luce, la vostra fonte luminosa. Questo vi aiuta a livello di dimensioni, cioè se non avete un diffusore come in questo caso potete spararla su un poli e quindi far diventare la vostra fonte luminosa più grande, e poi soprattutto potete unire queste metodologie di diffusione e di riflessione. Per esempio, se voi prendo ancora il poli, il flash lo puntate contro il poli e il poli è direzionato verso il vostro soggetto, e tra il poli e il vostro soggetto mettete uno strato per diffondere la luce, avrete una luce riflessa, diffusa, che quindi è molto più morbida. Oppure gli stessi poli possono essere utilizzati come fonte di luce secondaria per schiarire le ombre, oppure se non il poli, uno specchio per esempio può essere utilizzato come fonte di luce secondaria, appunto vera e propria, per illuminare il vostro soggetto, che poi quindi potete anche a sua volta andare a diffondere. E ricordatevi, lo specchio non conferisce una luce più dura, conferisce esattamente la stessa luce. Cioè uno specchio per definizione riflette esattamente quello che gli viene dato, quindi se voi sparate una luce a 100 watt lui riflette la stessa identica luce, non è che va a creare una luce più dura.
però sicuramente è fastidiosa, ecco, perché è una luce diversa con tutti i riflessi e tutte le cose, quindi va filtrata dal mio punto di vista, a meno che non vogliate un certo tipo di effetto. Quindi è molto importante che vi ricordiate come impostare la vostra luce, perché la vostra luce ha dei linguaggi diversi e potete sperimentare a livello di soprattutto morbidezza e durezza, di cui abbiamo parlato nell'ultimo video sui ritratti, come realizzare questa tipologia di illuminazione. Per esempio, banalmente, se voi utilizzate dei poli, uno bianco e uno nero, quindi uno che riflette la luce e uno che l'assorbe, se mettete flash o luce che illumina il vostro soggetto e dall'altra parte un poly, potete o schiarire le ombre, quindi mettendo un po' di riflesso bianco, o assorbire le ombre, quindi renderle più nette mettendo lo sfondo nero, e questo vi permette di controllare al meglio la luce. Per fare tutte queste cose è importante che voi studiate bene, capiate bene da questi video, poi facciate tanta pratica per capire tutto il linguaggio che ci sta dietro e tutte le tipologie di cose che potete inventarvi, perché ci sono mille combinazioni diverse, mille schemi luce. Noleggiate uno studio, se non ne avete uno super attrezzato, andate, sperimentate, provate, fate cose. Altra cosa super importante della luce, che è il secondo aspetto importantissimo, che andiamo a terzo in realtà aspetto, che andiamo a guardare bene oggi, è la relatività della luce. Ora, mai avrei pensato di dire una cosa del genere, e il mio prof di mate e fisica del liceo sarebbe super fiero di me, perché oggi parliamo di relatività. No, non è vero. Quando parliamo di relatività della luce facciamo riferimento alle dimensioni della luce e alla sua posizione. Di base, per spiegare la dimensione è molto semplice. Voi sapete che la luce di fatto è un cono, quindi la dimensione della luce in questo caso è 120 cm e il fascio di luce è vicino e quindi mi illumina da qua in su, ok? Però se prendiamo la stessa luce con la stessa luminosità, con lo stesso diffusore, e lo mettiamo più lontano, sarò sì meno illuminato da questa luce, sarò sì con delle ombre più dure, con una luce più dura, ma sarò anche molto più illuminato, perché il cono ovviamente si estende, quindi a 1 metro illumina tanto così, a 3 metri illumina tanto così, ok? Cioè, per farvi capire, spero di essere stato chiaro. Se non lo sono stato, scrivetemi nei commenti che ve lo spiego con uno shorts reel in risposta super agile. E quindi la distanza della luce dal vostro soggetto influisce, diciamo, sulla dimensione della luce e sulla, ovviamente, durezza, come abbiamo visto nello scorso video. E la seconda dimensione relativa della luce è rispetto al posizionamento della luce. Infatti questo va di pari passo con il vostro soggetto. Non potete fare uno shooting fotografico in cui piazzate la luce e basta. La luce va aggiustata quasi tutti gli scatti, o se non tutti gli scatti, comunque rispetto alla posizione del vostro soggetto, per capire bene come cade e per capire bene come lo illumina. Quindi relativamente a come si muove il vostro soggetto si muove di conseguenza anche la luce, per essere precisi ed illuminarlo nella maniera giusta. Piccolo consiglio, mi raccomando, controllate sempre se la luce sta cadendo nella maniera giusta, per non avere scatti da buttare e soprattutto per intervenire e aggiustare la luce rispetto anche a come si posiziona il vostro soggetto. Questa cosa è importantissima. Oggi vi ho detto tantissime cose, volevo mettervi dentro ancora una cosa, ma ne parleremo nel prossimo episodio. Se ce ne sarà uno lo deciderete voi lasciando un commento e supportando questa serie. Io spero davvero di essere stato chiaro. Oggi abbiamo affrontato un macro argomento veramente super importante e ho cercato di farlo nel modo più veloce possibile in questi 20 minuti. Quindi grazie per essere stati con me fino alla fine. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un commento se volete che questa serie continui. Ciao a tutti.